Ringraziamo Sabatino Sirica, maestro della pasticceria napoletana. Lei è stato nominato Cavaliere della Repubblica, una delle maggiori onorificenze concesse dal presidente Giorgio Napolitano. Dal 1976 opera nel territorio campano, territorio che circonda il Vesuvio. Come nasce la sua passione per la pasticceria e come inizia la sua formazione da pasticcere? Allora, andiamo un poco indietro con i tempi. All'età di 12 anni, 67 anni fa, incomincia questa bella avventura della pasticceria. Entro a far parte di un laboratorio di periferia dove non c'erano nemmeno i macchinari per impastare e si impastava tutto a mano. Si sa, insomma, una sfogliatella riccia, una pasta frolla, un babà, che forza ci vuole per poter fare questo. E questa, diciamo, è stata una delle prime fortune di entrare in questo laboratorio senza macchinari per poter far vedere come si impasta e come si fanno i dolci. Poi all'età di 16 anni entro in una grossa azienda che ha fatto la storia della pasticceria napoletana, italiana e internazionale, un'azienda Sgambati, dove eravamo 30 pasticceri, io ero il più piccolo quando sono entrato là dentro, ero la chiocciola, laddove incontro dei maestri pasticceri, ma veramente maestri pasticceri, cioè mi ritengo un fortunato nella vita. Questi maestri pasticceri, pensa che stiamo parlando del 56, quando entro in questa azienda, io già nel 56 in questa grossa azienda si facevano lavori di cioccolata, di zucchero tirato e lavori di basigliaggio. E pensa che nel 58 questo grosso pasticcere ha portato i primi lievitati a Napoli. Stiamo parlando del 1958. Essendo il ragazzino l'ultimo arrivato, sai, quando si incomincia, tu incomincia dalla gavetta, incomincia a pulire le placche, incomincia a lavare le cose. E siccome a me oramai mi era entrato nel cuore, diciamo internamente, aveva preso proprio quest'arte della pasticceria, vedevano questo ragazzino che si muoveva, e non mi mettevo solo nella vasca a lavare, giravo per capire un poco tutti i trucchi, tutti i segreti e tutti i lavori che facevano questi grossi maestri. E allora questo fatto l'hanno preso a cuore, e laddove serviva una mano, sempre come ragazzino, tra parentesi, come ragazzino, che ci mancava qualche pantalone, mi chiamavano. Finivo il lavoro e andavo vicino agli altri reparti, andare a fare, insomma, ad aiutare un poco, per capire un poco tutti i segreti. Qual è il primo dolce di cui lei conserva un ricordo? Allora, il primo dolce che io conservo in ricordo sono stato, insomma, da ragazzino in questa grossa azienda, le sfogliatelle che si facevano a mano. Questo, insomma, mi rimane impresso, che io ogni tanto comunque facciamo vedere ai ragazzi, alle nuove generazioni, la sfogliatella, come viene raffinato, come viene impastato, come viene laminata e come viene arrotolata. È uno dei dolci, insomma, che è simbolo della pasticceria, la sfogliatella. A parte che tutti i dolci devono avere sempre un amore, devono avere sempre una passione, però la sfogliatella laddove c'è più lavoro vicino, ed ultimamente ti rimane nel cuore. Cosa ha di così particolare la classica pasticceria napoletana che la distingue dalle altre, come ad esempio da quella siciliana o da quella francese? Allora, io sono rispettoso di tutte le pasticcerie. La francese che ha fatto il suo corso non è adesso la andiamo a sminuire, perché comunque ha fatto il loro corso, hanno fatto i loro dolci, quella siciliana anche, perché non possiamo non dire le belle cose che fanno i siciliani, però loro sono limitati ad alcuni dolci, come i dolci di mandorle, come la brioche con la granita, come le cassate o la frutta martorana. Chiaramente, insomma, diciamo, l'assortimento si va un poco a esaurente con poche cose. Noi invece abbiamo una scelta che non finisce mai. Poi ci sono le innovazioni che ti va un po' a ingrandire un po' quello che è l'assortimento, però già con la tradizione mettiamo la sfogliatella, la pastiera, la caprese che abbiamo fatto poco, il babà che è anche un altro simbolo della pasticceria napoletana che non possiamo dimenticare,
anche il babà, quello è un altro dolce che mi sta nel cuore, perché diciamo alcune cose mi sono venute un poco meglio. Molti dolci della tradizione napoletana sono nati nei monasteri. Sì, Ne sì. conosci alcuni e ci vuole raccontare qualche ricetta di questi? Allora, noi abbiamo, si convendono un poco Amalfi, alla Sfogliatella, alla Santa Rosa, però noi lo stesso a Costantinopoli abbiamo dei conventi dove ci sta questo accanimento, non si sa la Sfogliatella se nasce a Napoli o nasce là. Comunque poi ognuno si contenta un po' le cose. Come abbiamo dei dolci di mandorla che si fanno a Natale, il Divino Amore è un dolce di mandorla che nasce nel convento del Divino Amore di Napoli. È un dolce di mandorla. Cioè dico, tutti i dolci di mandorla in particolar modo nascono nei conventi. I dolci nascono dalle nostre nonne, dai conventi o dalle case nobili. Perché dico anche le nonne? Perché le nonne, i conventi o le case nobili prendevano tutto quello che ci dava la terra. Le nonne un poco più al dettaglio, perché insomma case contadine, quelle che riuscivano a raccogliere. I conventi già avevano i giardini un poco più alti, le case nobili avevano tutto. Perciò i dolci nascono da queste terre dove prendevano tutti i materiali, tutto quello che occorreva, tutto di qualità. È tutto naturale poi alla fine. A Napoli è ancora molto forte il legame tra il calendario e i dolci. Ci può fare qualche esempio? Come si articola il calendario della sua pasticceria? Anche qua insomma dobbiamo sfatare un poco, perché le tradizioni andavano un poco rispettate, come diciamo a Natale si mangiavano i dolci natalizi, come la raffaellola assata, il mozzarella e il rococò, e questo è rimasto ancora, tranne la zeppola di San Giuseppe che si fa un poco tutto l'anno, o la pastiera. Il Natale rimane ancora inchiodato alla tradizione che si può fare, si fa solo a Natale, perché la varietà di dolci è talmente tanta che tu non puoi mettere nelle lavorazioni giornaliere tutto qua. Invece la zeppola, che è singola, o la pastiera, riesce a portarlo tutto là. Ci sono storie o aneddoti legati all'origine di questi dolci che ha piacere a raccontare? Sì, allora, diciamo il babà, che sapete è polacco, non è napoletano, no? E questo re discolo che fu esiliato perché non poteva stare più, che dava fastidio, e si portò lo chef a Priest, questo chef che gli preparava i dolci. Mi preparava i dolci e preparavo questo dolce anche difficile a pronunciarlo, era difficile a mangiarlo, che non era buono ed era secco, difficile anche il nome. Siccome questo re gli piaceva bere e beveva il rum di una certa qualità, per l'ennesima volta questo chef gli propinò questo dolce secco. Lui che fece? Scaraventò questo dolce in aria così e andava a finire vicino a un bottiglione di rum. Lui era un amante di bere rum. Si ruppe il fiasco, stavano tutti i dolci di questi dolci secchi, si insupparono e si bagnò questo babà, si inzuppò e lui rimase contento e mise nome questo dolce, lo chiamò babà perché era un amante di Alibaba e i 43 dolci. Poi un'altra storia della pastiera, questa però è sempre tra storia e leggenda. Si racconta che nel momento del giorno di Pasqua, dove nei passi di Santa Lucia le massaie preparavano questa pastiera, questi profumi che chiaramente si andavano per tutto il rione, talmente che si sparsero nell'acqua che la dea Partenope si inabissò dalle acque, talmente insomma che questo profumo. Un altro aneddoto sempre tra storia e leggende: c'era la regina d'Austria, la regina che non sorrideva mai. Un giorno passò davanti alla cucina e sentì questo profumino. Dice: cosa sta cucinando il chef? Dice: mi sta facendo un dolce, me lo vado ad assaggiare. Invece si incominciò a mangiare, incominciò a sorridere. Al che il marito, il re, disse: ma che devo fare allora per farti sorridere? Ti dovrò la pastiera tutti i giorni? Qual è il suo cibo o piatto della memoria? Allora, mi ricordo, potevo avere i miei 7-8 anni,
quando nelle nostre case dei cortili, perché io nasco in una casa dove c'erano i cortili, dove stavano tutti insieme, avevamo le terre, dove si crescevano le galline, i maiali e si impastava il pane. Mia mamma e mia nonna sapevano che io insomma, mi mettevo a piangere, aspettavo questo pagnottello di pane, loro facevano i pagnotti di pane grande, però a me mi dovevano dare questo pagnottello. E questa è la parte del pane. O quando mamma preparava il ragù, io dovevo andare a zuppare dentro, o quando facevano i fagioli, perché prima i fagioli si andavano a mettere, si andavano a cuocere per tanto tempo, io mi prendevo un cozzetto di pane, ci facevo il buco al centro, mi facevo mettere un poco di sugo, un poco di acqua, fagiolo qualcheduno, perché chiaramente non ci potevamo allargare, insomma, parliamo sempre subito del dopoguerra, e mi consolava perché il pane era saporito, il fagiolo era fatto bene, e che cosa ci stava più di un tozzo di pane spugnato con l'acqua dei fagioli? Qual è secondo lei un piatto straordinario che attualmente non si prepara più? Il piatto che noi insomma abitualmente si faceva nelle nostre case da piccolo, non doveva mai mancare la polpetta il giovedì. Il piatto anche cucinato bene, perché poi le nostre mamme, le nostre nonne, insomma, avevano la cultura della cucina e difficilmente si riesce, con tutto il rispetto di tutti gli uomini da adesso, però difficilmente si può trovare un ragù fatto come si facevano le nostre nonne. Tanti chef hanno preso un poco a prestito un poco quello come si cucinava anticamente. Intanto si cucinava di qualità perché non c'era niente artefatti, era tutta roba di qualità, tutta roba cresciuta in casa, nel cortile, e allora le cose erano cucinate bene. Per quanto riguarda il dolce, che io vado sempre a riproporre quando è possibile, è la zuppa inglese. La zuppa inglese è un dolce della tradizione napoletana, scompare dalla cucina delle pasticcerie napoletane. Io quando è possibile vado sempre a riproporre, perché io sono un amante della pasticceria napoletana. Quali sono i dolci della pasticceria napoletana che ormai si trovano in tutta Italia? Il babà e la sfogliatella oramai che la pastiera si riesce a trovare un poco dappertutto. Per il babà, perché ci sta un detto che dice i figli non è chi che fa, dipende dal babà, ma è chi che cresce. Che noi a Napoli è vero che questo dolce nasce polacco, però l'hanno cresciuto noi. Cosa ne pensa della dieta mediterranea? Allora, la dieta mediterranea, noi siamo, diciamo, i cultori, la campagna della dieta mediterranea. Vedi la pasta, vedi l'olio, i pomodori, e che ci sta più buono? Noi finiamo di lavorare, andiamo a casa, non abbiamo il tempo di cucinare. Mia moglie prende una padella, mette due pomodorini, dall'altra parte mette l'acqua, uno spaghetto con pomodoro fresco, e qui ci sta. Questa è la dieta mediterranea. Le cose buone e veloci. Basta stare attenti a usare i prodotti di qualità. Che ruolo pensa che ricoprano i dolci nella dieta mediterranea? Allora, alcune ricette ho abbassato un poco i zuccheri, che chiaramente diciamo che i zuccheri è quella la parte più. Dolce senza zucchero non si può fare, è inutile che andiamo lì. Però noi abbassiamo leggermente un po' di zucchero laddove si possono abbassare, perché poi ci sono delle regole, ci sono degli equilibri, non è che bene buono dici, vabbè, poi ci togliamo una parte di zucchero, no, sempre negli equilibri. Poi i dolci devono essere delicati. Se sono delicati e fatti con i prodotti naturali, è sempre mediterraneo. Altro elemento cardine della dieta mediterranea è la convivialità. Secondo lei i dolci rafforzano la convivialità? Che ruolo pensa che abbiano nella società? Tutto, tutto. Uniscono il momento delle feste, le famiglie. Adesso non lo possono fare perché si è ridotto un poco, però penso insomma quando si fanno le feste 18 anni, quando o si fanno in casa, io quando ho fatto il battesimo alla mia prima figlia, noi eravamo 60 di noi a casa, che prima non esistevano i locali, abbiamo fatto 60 persone a casa e diciamo che è più bello fare una festa, un battesimo, una comunione, un qualche cosa, tranne il matrimonio che va fatto insomma in un ristorante, una villa per bere, però laddove sono quelle cose più familiari
che i ragazzi devono ricordarsi l'affetto, il calore della famiglia. Allora, che un battesimo e una comunione fatto in casa è la cosa più bella che ci sta. Quindi si può dire che i dolci uniscono. I dolci uniscono, i dolci sorridono, i dolci fanno felice tante persone. Il primo sono io sono il maggiore consumatore dei miei dolci. Com'è cambiato questo lavoro nel corso del tempo? Per me non è cambiato niente perché io rimango e rimarrò tale un artigiano della pasticceria. Nasco, come dicevo all'inizio, in questa piccola bottega di periferia che si lavorava a mano e rimango tale. Io tutte le mie uscite nelle scuole, con i ragazzi, negli istituti alberghieri, tutto quello che posso fare impastare, faccio impastare tutto con le mani, perché i ragazzi devono rendere conto con l'impasto con le mani, perché le macchine non ci devono mai sostituire. Che ci sostituisce vuol dire che noi con le mani non possiamo fare niente più. Invece si devono stare vicino, ma non sostituire mai i macchinari, che noi abbiamo le mani e io sono un testimone oculare che ho incominciato a impastare da piccolino, tenevo 12 anni, a impastare a mano, vuol dire che si può fare tutto. Qual è secondo lei il limite delle macchine che sostituiscono l'artigianato? Ma allora, le macchine, diciamo, in questo momento ci servono, perché date le produzioni non sono come una volta che erano limitate. E chiaramente tu pensi che io andavo a lavorare alle 7 del mattino e ritornavo alle 10 di sera. Perché? Perché proprio si faceva il lavoro manuale, era tutto a mano e chiaramente si perdeva del tempo. Allora le macchine ci hanno aiutato un poco a far sì, insomma, che gli orari si andassero un poco a essere di meno con i macchinati, se no veramente poi saremo nei laboratori delle giornate intere. Allora ci aiutano, ma non ci devono sostituire. La pasticceria per lei è più passione o precisione? La pasticceria per me è passione. Eh, la pasticceria è fatta di qualità, di freschezza, prodotti naturali e tanta passione. Se no, senza passione non si va da nessuna parte. E poi la precisione. La precisione, il dolce è fatto sempre di precisione. Qualsiasi cosa fatto di precisione, perché la precisione fa parte poi della parte che uno riesce a vedere, espone un dolce preciso, anche agli occhi è bello. Il pasticcere, che dico, è una passione la pasticceria, è una cosa molto bella. Io solo parlare, all'inizio mi sono emozionato perché la pasticceria è emozione. Com'è cambiata negli anni la richiesta della clientela? Si è mai dovuto adattare alle nuove richieste? Sì, le nuove richieste sono questi dolci americani che diciamo le prime volte ho avuto un cazzotto nello stomaco quando me l'hanno proposto. E abbiamo cercato anche questi dolci americani di farlo in modo più saporito dell'America. Che diciamo che quando l'abbiamo assaggiato la prima volta questi dolci che non mi piacevano per niente, adesso quando li stiamo riproponendo con delle ricette personalizzate, io sono i primi a mangiarle. Siamo adeguati anche a questo momento della pasticceria non italiana, l'America un poco con queste cose grossolane, con queste, tutto grande, loro fanno tutto grande e là, però diciamo ci siamo anche adeguati a questi tipi di dolci. Non vado a innovare la pasticceria napoletana, la faccio innovare ad altri. Io rimango nella tradizione perché quando faccio i miei dolci napoletani devono rimanere tali. Il dolce deve rimanere tale perché sia una persona del nord Italia o qualche straniero che mangia i dolci napoletani deve sentire quei profumi che si facevano una volta. Quali sono secondo lei i profumi che caratterizzano la pasticceria tradizionale napoletana? Allora, arancia e limone e mandarino proprio la fanno da padrone, sono questi agrumi che ti danno veramente la sensazione, i profumi. Allora io i limoni e gli aranci li metto dappertutto, laddove ci vogliono chiaramente. Una pasta frolla ci metto il limone, delle altre cose, paste lievitate, un brioche cornetto ci metto l'arancia, laddove metto anche arance e limoni. Quali sono i dolci più richiesti dalla clientela? Allora, i dolci più richiesti dalla clientela
sono sempre babà, sfogliatella e pastiera. Poi noi facciamo, tanto per dire, insomma, nel giorno della domenica facciamo tanti tipi di dolci. Un pasticciotto al limone che l'ho cercato sempre di personalizzare, un dolce con una pasta frolla molto friabile, una crema pasticcere, delle scaglie di limone dentro, che tu quando mangi già la pasta frolla è bella frollosa, bella saporita, già di sapore, la crema gialla che c'è saporita con queste scaglie di limone dentro e viene. Ci sono degli ingredienti che lei utilizzava molto quando ha iniziato e che adesso non si usano più? No, allora, io quando ho iniziato le margarine non c'erano, c'erano il burro, c'era la cioccolata di qualità e che io me le ritrovo dopo tanti anni, me le trovo in pasticceria che io uso. La panna fresca, prima i dolci di panna difficilmente, stiamo parlando degli anni 50, non è si facevano tanti, poi nasce questa visione della panna e si facevano le torte con le creme al burro, andava molto di moda la crema al burro, anche qua la crema al burro fatta in un modo particolare, saporita, che non uncia il palato, perché la crema burro deve essere saporita, non deve uncere il palato. Perciò dico, le delicatezze del dolce, tutte queste dolci che si facevano tanti anni fa, io cerco di proporli tale e quale, senza spostare, perché è inutile insomma, che tu vuoi far sì insomma, da travolgere un dolce, perché se quello è un dolce, un pasticciotto napoletano di crema pasticcera, come fai a travolgerlo? Non lo puoi travolgere perché è saporito in se stesso con questa crema, una pasta frolla buona, la marena, come fai? Perché lo devi travolgere? Com'è il pasticciotto napoletano? Il pasticciotto napoletano è una pasta frolla sempre ben elaborata, profumata, crema pasticcera, si mette del pan di spagno insuppato di liquore sotto, poco di crema, una marena e viene ricoperta. La pasticceria è più un'arte collettiva o dipende più dal talento dei singoli pasticceri? No, la pasticceria, a parte il talento, che ci deve stare sempre il talento che fa un po' la differenza, che fa, diciamo, il capo che poi viene da un'esperienza, perché non è diventa capo così dall'esperienza, però chiaramente poi deve far sì, deve sempre misurare con il resto della troupe, del resto dei collaboratori, laddove chiede consigli, laddove per esempio, tanto per dire, io sforno qualcosa dal forno, chiamo Ilaria va bene così la cottura, facciamo stare un altro poco, no, una cacciala perché c'è buona, in quel momento per me deve stare un altro poco, allora ecco sono i consigli, in quel momento magari io la vedo ben cotta o meno cotta, lei la vede diversamente, e poi si uniscono insieme queste idee, esce la spada, escono quelle cose belle. Qual è il suo dolce preferito? I miei dolci preferiti sono i dolci a caffè. Io da ragazzino, e parlo perché io quando ho incominciato in questa piccola bottega, oltre alla pasticceria, tenevamo la gelateria, tenevamo il caffè. Allora io d'estate aiutavo il gelatiere a fare i gelati. E quando mantecavamo questo gelato, si facevano con le macchine, qua facciamo con la pala che si tirava questo gelato da questa, mi mangiavo tanto gelato e quasi sempre al caffè. Ecco perché mi piace il caffè, perché tutti i miei dolci saporiti sono al caffè, perché il caffè con la panna, con il pan di Spagna, con il zabbaglione riesce a dare un sapore particolare. Siamo in laboratorio dove andiamo a realizzare la pastiera, un altro dei miei dolci preferiti. Incominciamo a preparare la frolla, abbiamo burro a pomata, sempre a temperatura, abbiamo zucchero, incominciamo a impastare. Perché faccio tutti i procedimenti, tutti gli impasti, anche quando sono con i ragazzi, a mano? Perché la lavorazione a mano ti fa capire poi il calore, l'importanza, la friabilità della pasta frolla o qualsiasi altra cosa che andiamo a impastare, che è importante. Le macchine non ci devono mai sostituire, ci devono affiancare. Facciamo assorbire un po' alla volta.
Abbiamo aggiunto le uova, abbiamo fatto, sì, vedete che l'impasto è bello perfetto, liscio. Adesso aggiungiamo la farina. Vedete? Quando si impasta, come se fossero delle braccia di una planetaria, vedete? In modo che si va a assorbire lentamente la farina. Ovviamente con questo modo di impastare non si va a ingordare. Chiaramente la frolla, qualsiasi tipo di frolla, per la sfogliatella, per qualsiasi tipo di dolce, tartine o pastiere nel caso nostro, vanno impastate sempre il giorno prima. Il giorno prima perché si va a raffreddare in modo che possiamo stendere una certa facilità. Allora, prepariamo il ripieno. Abbiamo già la ricotta zuccherata il giorno prima con la vaniglia già dentro, mettiamo qua dentro. Io abitualmente uso della ricotta romana e della ricotta vaccina per dare un equilibrio diverso, almeno da parte della mia pastiera che faccio. Aggiungiamo il grano e andiamo a mescolare. Facciamo una grattugiata di arancia. Quando si va a grattugiare bisogna trattare giusto in superficie, è quello che dà il sapore, il profumo e il sapore. Ci mettiamo, abitualmente mettono anche gli albumi, io preferisco mettere i tuorli perché gli albumi me la fa gonfiare, invece il tuorlo me la tiene un poco più stretta. Ci aggiungiamo i canditi. Io quando ho una bella scorta di arance che ve le vado anche a preparare io i canditi direttamente. Allora, questa è la pasta frolla, abbiamo preparato il ripieno, adesso andiamo a foderare il ruoto o la teglia come preferite e andiamo a La pasta frolla non deve essere né doppia, perché sennò diventa dura alla masticazione, e non deve essere molto sottile, perché sennò la parte umida della pastiera se la mangia e chiaramente non c'ha quello. Deve essere equilibrata. Andiamo sui bordini, andiamo un poco affinarlo un poco, andiamo a bucherellare in modo che non si fanno le bolle e si riesce a cuocere compatta la frolla. Adesso prepariamo le listarelle. Mettiamo le listarelle. Sono 7 come gli ingredienti della pastiera. Sono 7 listarelle che mettiamo sopra, che sono come 7 ingredienti, che sono composte da grano, ricotta, zucchero, uova, canditi, arancia grattugiata e bacche di vaniglia. Adesso lo andiamo a infornare per, diciamo,
per 40 minuti a 175 gradi. La pastiera è uscita dal forno, l'abbiamo fatto raffreddare, la andiamo a spolverizzare. Allora, adesso la tagliamo. Allora, vedete, la pastiera è bella umida al centro. Ma per vedere se è saporita la devo assaggiare. Allora, la pastiera nel caso specifico, ma tutti i dolci si devono sentire tutti gli ingredienti che ci stanno dentro. Ma nel caso specifico della pastiera si deve sentire la pasta frolla, si deve sentire il grano, la ricotta, gli aromi che ci stanno dentro, perché non un sapore deve sopraffare l'altro, si deve sentire quel profumo dell'arancia, non deve mai un sapore sopraffare l'altro. Bisogna avere tutti gli ingredienti, quello che hai messo, quello si devono sentire. Ringraziamo Sabatino Sirica. Grazie.